Ciao, oggi vi voglio proporre degli anelli, vedrete molto facili, realizzati con il filo in acciaio inox. Ne andremo a utilizzare due tipologie, uno sempre da 1 millimetro e un altro sottile che può essere a vostra scelta o un filo diciamo 0,4 millimetri o anche più sottile. Iniziamo. Allora, per realizzare questi anelli avremo bisogno del filo in acciaio da 1 millimetro e il filo molto sottile. Potete scegliere voi la misura, però io vi consiglio più o meno uno 0,2 più o meno come grandezza per poter manovrare. Allora, dicevamo, io volendo fare un anello di dimensione R, vado a posizionarmi qui intorno, posso farlo o con il filo stesso per rendermi conto della grandezza che mi occorre. Vedete, io faccio così, lo apro un pochino e mi rendo conto che più o meno siamo intorno ai 6 centimetri, quindi lo vado a tagliare il filo intorno a 11. Io questo filo già l'avevo tagliato. Allora vado adesso a appiattire il filo. Adesso abbiamo detto che è di 11, dobbiamo ripiegare l'estremità sulla parte centrale, quindi io direi di fare 3 centimetri di qua, ma anche 2, va? 2 e mezzo, quindi a 2 e mezzo, 2 centimetri e mezzo, piego qui e vado a ripiegare. E anche faccio la stessa cosa dall'altra parte, 2 centimetri e mezzo di qua. Ora cerco di modellare, vado a schiacciare il più possibile. Vedete, quasi si congiungono qui i fili. Continuo ovviamente a schiacciare, vedete, per renderlo più piatto possibile. E vado a fare lo stesso lavoro dall'altra parte. Non è importante qui la parte centrale, tanto lo andremo a coprire con le pietre. Questo tipo di anello, io adesso vi ho fatto vedere più o meno la misura che dovevamo realizzare, però considerate che siccome è un anello che potete allargare o stringere, è una misura ovviamente orientativa che comunque diciamo ha margine per andare bene a più dimensioni delle dita. Allora, arrivati a questo punto cerco di raddrizzare la parte centrale perché adesso lo andremo ad inarcare. Quindi la posizioniamo qui sopra e ruotiamo.
aiutiamoci anche con le pinze a tirare il più possibile. Allora, diciamo che la base dell'anello l'abbiamo realizzata. Volendo possiamo andare a tagliare questo piccolo pezzetto che potrebbe darci fastidio. Quindi con le pinze e tronchesino tagliamo. Ecco qui, andiamo ad appiattire. Ecco qua. Allora, adesso volendo possiamo anche lasciare l'anello qui sopra per incominciare a fare una decorazione dell'anello. Prendiamo quindi il filo, quello più sottile, ed iniziamo a mettere delle pietre, ok? Adesso vi faccio vedere la soluzione che a me piacerebbe fare come decorazione. Allora, quindi abbiamo tagliato un pezzettino di filo di questo sottile, vado a prendere l'anello e incomincio a ruotare intorno delicatamente perché questo filo è molto sottile e si spezza molto facilmente. Allora, vado a bloccare il filo. Incomincio a mettere la prima pietra e vado sempre, ripeto, molto delicatamente a ruotare. Ok, vado a bloccare. Metto una pietra di queste, vedete, sembra quasi metallica. E vado ancora a ruotare. Ok, adesso l'ultima. Vado a ruotare. E adesso vado a centrare meglio il lavoro, sempre molto delicatamente. Ok, allora adesso vado a girare il filo per dare stabilità. All'interno, vedete qui, tra una pietra e l'altra, ruoto, vado avanti, ruoto, ripasso sotto, sopra di qua, ripasso di qua e continuo andando così a bloccare il più possibile le pietre. Ecco qui, è il primo anello, vedete molto facilmente l'abbiamo realizzato. Andiamo un po' a rifinire le parti, a tagliare il filo in eccesso, ma il primo è finito. Andiamo avanti. Allora, un altro anello molto semplice, andiamo a posizionare, sempre prendendo la misura, così ci rendiamo conto più o meno della grandezza. Andiamo a ruotarlo, io mi attengo sempre più o meno a questa misura, quindi
Allora, dobbiamo lasciare un po' di spazio sopra perché poi andremo a fare gli uncini, poi eventualmente quello che non ci serve lo andiamo a tagliare, però preferisco tagliare un pochino invece di rischiare che la misura poi non sia giusta. Allora, orientativamente diciamo che andrò, vedete, io ho girato questo di qua e questo di qua. Allora, iniziamo prima a ruotare questa parte per creare il primo uncino, quindi prendiamo le pinze, queste coniche, e andiamo a ruotare in questo modo. Ovviamente la distanza che dovete lasciare qui dipende dalla pietra che andiamo a mettere. Io per esempio ho preso una che è abbastanza grande, vedete è quasi un centimetro, e poi ho preso queste due piccole pietre da mettere vicino. Quindi avrò bisogno ovviamente di questa distanza. Ok, allora vi dicevo che è importante, diciamo, tener conto della pietra che andiamo a mettere. Questo adesso andrà messo dritto rispetto, questo uncino che abbiamo creato, ma sarà dritto rispetto all'anello, quindi lo vado a portare così, ok? E rischiaccio, quindi sarà dritto. Ok. Riposiziono qui l'anello perché questo qui non farà più parte della misura, eh? Allora abbiamo detto più o meno ad R, quindi sarà qui e tiro. Allora la pietra, vedete, andrà posizionata qui, quindi a partire da qua andrò a piegare e vado a creare lo stesso uncino anche da quest'altra parte. Cerchiamo di farli simili, eventualmente anche accostandoli un po', eh. Vado a tagliare la parte in eccesso. Scusate, ma queste pinze purtroppo le ho ordinate altre perché si sono praticamente un po' usurate nel tempo. Allora, quindi dicevamo, rivado qui ad inarcare. E schiacciamo per ridare la forma. Allora, vedete, io qui adesso andrò a mettere questa pietra. Sto valutando se mettere anche queste qui fuori, adesso vediamo man mano. Allora, intanto iniziamo
a passare il filo. In questo caso prendiamone un bel po' perché dobbiamo fare un piccolo lavoro qui. Devo praticamente cercare di chiudere la parte terminale. Allora io direi che così potremmo andare. Incomincio prima a ruotare con questo che è ancora attaccato e poi incomincio a passare questo dentro. Allora, adesso vado a schiacciare il blocco che abbiamo realizzato. Io in questo caso vi sto facendo vedere con il filo sottile cosa ho fatto perché secondo me è diciamo più complesso come lavoro, però può piacere di più rispetto ad usare invece un filo un po' più grosso. Vi faccio vedere poi anche cosa ho fatto con i fili più grandi rispetto a questo che è veramente sottile quasi quanto un capello. Allora, ho bloccato e andiamo avanti. Adesso praticamente con questo filo qui tagliamone un bel po' lungo perché poi, ripeto, dobbiamo tagliare anche, passarlo anche dall'altra parte, quindi diciamo orientativamente quasi 20 centimetri lo taglio per stare proprio tranquilla. Allora, quindi dicevo, io adesso ripasso qui ancora e passo all'interno del cappio il filo. Ecco qui. Allora, abbiamo passato quindi la pietra anche da quest'altra parte, ok? Vado prima a bloccare la pietra qui e poi ripasso più volte all'interno del buco. Allora, quindi faccio lo stesso lavoro che ho fatto prima di là, quindi passiamo dentro e fuori. Ok. Adesso vado a ripassare questo filo sottile all'interno della pietra e lo tiro fuori dall'altra parte. Attenzione a manovrare questo filo sottile, piano piano. Ecco qui. Lo ripassiamo nuovamente facendo tenere anche il metallo che diciamo è questo cappio, vedete? Quindi io ripasso di nuovo intorno prima al metallo e poi lo rinfilo alla pietra, quindi qui questi cappi grandi della base, diciamo del, chiamiamola incastonatura, io vedete tiro fuori il filo piano piano. Ecco qui, è uscito dall'altra parte,
sempre molto delicatamente tiro. Fate attenzione che non si pieghi questo filo, perché se si spezza non si recupera. Ecco qui. Adesso riblocchiamo anche di qua. Vado a passare il filo per restringere meglio qui il lavoro e l'anello praticamente è fatto. Allora, vedete? Questo è l'effetto con queste anche altre due pietre ai lati. Volendo potremmo... no, io forse lo lascerei così. Sì. Andiamo a bloccare i fili e abbiamo finito. Comunque diciamo, ecco, il filo in eccesso, ma questo è l'effetto finale. E questo pure è terminato. Andiamo poi, vabbè, a tagliare i fili, andiamo a vedere un altro anello ancora molto facile. Allora, adesso andiamo a realizzare un anello fatto, diciamo, a spirale, vale a dire che andiamo ad attorcigliare qui intorno per 3 volte il filo. Ecco qui. Scusate, per 3 volte ho detto. Allora, qui la terza volta non l'ho fatta. Ecco qui. Ok. Allora, adesso vado a unire questa parte con questa, quindi vado a creare un piccolo cappietto. Ecco qui. Questo filo lo andiamo a passare qui dentro. Adesso andremo delicatamente a ridare la forma. Quindi abbiamo detto qui, tiro. Questo filo lo tiro qui, ok? Vado a tagliare. E vado a fare l'altro cappio. Adesso questi li vado ad appiattire, se no mi rimane il bozzo, ok? Quindi prendo questo e lo ruoto, ecco qui, così. Lo sfiliamo. Questa sarà la base dell'anello.
vado questo sempre a schiacciare, aggiustiamo un po'. Ok, allora abbiamo un po' sistemato la base, vedete, questi potete decidere se lasciarli più avvicinati, più vicini, o se invece allargarli un pochino. Andiamo a decorare questa parte. Allora, possiamo decidere sempre di utilizzare questo filo molto sottile e andiamo a creare delle composizioni. In questo caso io taglio già direttamente un pezzo di filo ed inizio a passare il filo intorno. Mi sono messa già qua delle pietre verdi vicino e decido poi man mano come decorarlo. Io ho deciso sui toni del verde. Vado a schiacciare e inizio adesso ad infilare le pietre. Allora io inizierei con delle pietre verde scuro. Vado a ruotare qui alla base, ci possiamo anche aiutare passando il filo all'interno del cappio per dare più stabilità alle pietre. Fate attenzione, ovviamente sempre al filo. Ok, adesso ci ruoto intorno proprio alla pietra, in questo modo, ripasso il filo sempre all'interno. Ruoto sempre intorno, passo dentro e continuiamo finché non ci convince la decorazione che abbiamo fatto, ok? Aggiustiamo man mano i fili e continuiamo. Allora, vedete, io ho deciso di fare questa composizione, sto intrecciando il filo rimanente per dare più stabilità man mano tra le pietre, in questo modo. La parte terminale poi la metterò incastrata con l'aiuto anche delle pinze all'interno delle pietre, quindi tiro e la vado ad infilare all'interno, schiacciando. Ecco qui. Quindi, allora, questa è la serie di anelli che vi ho fatto vedere realizzati con il filo molto sottile. Questi invece, vedete, per farvi capire la differenza, questa è una lavorazione fatta con il filo che potrebbe essere uno 0,4 e invece questo è proprio molto sottile, credo uno 0,1, purtroppo non ho più l'etichetta per farvi vedere la misura, però ecco, lo percepite, lo vedete, insomma, la differenza. Quindi qui è una lavorazione più veloce ed è più netto. Qui invece vedete più un intreccio. La stessa cosa, vedete questo realizzato sempre con la stessa tecnica, con un filo più grosso e questo invece vedete l'intreccio che risulta con la pietra più grande.
Questi invece, ecco, io questa l'ho fatto sui toni vedete, le perla e perle grigie e invece queste le ho mischiate. Il concetto è sempre lo stesso, vedete qui è sempre il filo più grosso e qui invece vedete è il filo più sottile. Allora, spero vi siano piaciuti e alla prossima!